Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio. Oggi vi voglio parlare del Valeton GP50, la nuova veste, la nuova, diciamo così, versione del già conosciutissimo Valeton GP5. In questo caso l'azienda ha voluto raddoppiare il numero di foot switch, inserire uno schermo naturalmente più grande e qualche controllo in più, sebbene comunque le funzioni rimangano praticamente quasi le stesse. Quindi chi già conosce Valeton GP5 qui si troverà a casa. Innanzitutto lasciatemi ringraziare The Live Sound e in particolar modo Jacopo Garimanno per avermi inviato questo pedale in modo che io lo possa provare. Io naturalmente per questo vi invito a fare un salto nel loro negozio, se siete dalle parti di Torino, a Cavagnolo, altrimenti fate un salto nel loro negozio online www.thelivesound.com. Quindi dicevamo, questo pedale è il diretto discendente del GP5, questa famiglia di multi-effetti molto compatti, molto piccoli che si integrano perfettamente in una pedaliera. Quindi vediamo un attimo le caratteristiche sommarie. Abbiamo una frequenza di campionamento di 44.100 Hz con una profondità di 24 bit, esattamente uguale al predecessore GP5. 100 preset che possono essere modificati, eliminati, cancellati, insomma possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo importare fino ad un massimo di 20 impulse response e la possibilità anche di importare profili NAM per un massimo di 80, quindi diciamo che questo è un gran bel numero. Poi naturalmente abbiamo tutta una serie di effetti, ne abbiamo circa centinaio, 100-130, suddivisi in 9 blocchi effetto che possono essere disposti come vogliamo, però attenzione, con qualche limitazione dovuto naturalmente a un limite della CPU. Al completare il tutto abbiamo l'accordatore, abbiamo una drum machine con 100 pattern ritmici e anche un looper che può registrare fino a un massimo di 20 secondi. Naturalmente il tutto può essere controllato on board, può essere controllato da smartphone tramite Bluetooth, possiamo collegarlo tramite cavo USB al computer per fare firmware update, per importare e esportare preset, IR, profili NAM e naturalmente anche per utilizzarlo come periferica audio OTG, quindi funziona sia nel nostro computer, nel nostro smartphone o nel nostro tablet. Per quanto riguarda l'alimentazione, ecco, qui arriva il grande e apprezzatissimo miglioramento rispetto al GP5, ossia che Valeton GP50 può funzionare anche in totale autonomia grazie alla sua batteria al litio integrata da 1450 mAh, che gli conferisce circa un'autonomia di 4 ore, più che sufficiente dunque per suonare in live o comunque per esercitarsi a casa o in studio senza bisogno di connettersi ad una linea di alimentazione esterna. Naturalmente il pedale può essere alimentato e caricato sia tramite USB sia tramite il canonico alimentatore a 9 volt. Come connessioni abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sul lato destro abbiamo l'ingresso mono per collegare la nostra chitarra e anche l'ingresso per collegarci un pedale di espressione oppure un foot switch esterno per ampliare il numero di pulsanti disponibili. Dall'altro lato, sul lato sinistro, invece abbiamo le uscite left mono o right, quindi possiamo uscire sia in mono che in stereo, mentre sulla parte frontale abbiamo l'uscita phones tramite mini jack stereo, abbiamo l'ingresso MIDI in, quindi lo possiamo controllare direttamente da una periferica MIDI con una connessione TRS, il MIDI through molto interessante, molto utile e serve per trasmettere in uscita lo stesso segnale che il pedale stesso ha ricevuto. Poi abbiamo naturalmente la connessione per il cavo USB e infine l'alimentazione esterna a 9 volt. Frontalmente abbiamo questo schermo da 1,77 pollici a colori,
3 knob che ci permettono di regolare rispettivamente i 3 parametri soprastanti, abbiamo 4 pulsanti per addentrarci nei vari menu e un encoder generale. Sotto 2 foot switch che sono multifunzione, possono essere programmati e possono essere usati per varie cose e andremo a vederlo tra un attimo. Non mi metto a fare il test sui preset di fabbrica, è una cosa che ho cominciato a non fare più perché purtroppo dovete sapere che i preset di fabbrica non sono un granché, per non dire altro, quindi purtroppo in questo caso ci si fa un'idea sbagliata del prodotto. Sicuramente se vi mettete lì, guardate questo video o vi leggete il manuale, ma in realtà il pedale è veramente molto semplice, riuscirete a crearvi i vostri suoni che saranno sicuramente e indubbiamente molto migliori di quelli di fabbrica. Non chiedetemi il perché, di fabbrica caricano dei preset, oserei dire scadenti, purtroppo ragazzi è così, ma il pedale vi permette di fare molto di più se imparate ad utilizzarlo bene. Quindi innanzitutto possiamo muoverci avanti e indietro con i preset semplicemente premendo questi pulsanti qui. Come potete vedere ora sono colorati di blu, sta a significare che i foot switch stanno funzionando in modalità preset, quindi con questo avanzo, con questo retrocedo. Posso anche semplicemente muovere l'encoder, quindi ruotare l'encoder da una parte o dall'altra per muovermi tra i vari preset in maniera molto semplice. Qui sotto abbiamo 3 parametri che ci servono per controllare rispettivamente il volume master, ovvero il volume di tutto il pedale, non di questa patch. Abbiamo poi BPM, ovvero la possibilità di regolare il tempo, e P-Vol, che sta a significare proprio la patch volume. Questo è il volume di questa specifica patch. Quindi è veramente molto semplice da capire. Qui vediamo 04 Heavy Dist, ovvero lo slot sul quale è memorizzato questo preset e il nome del preset. Abbiamo poi questi 4 pulsanti qua che ci permettono, partendo in alto a sinistra rispettivamente, salvare il preset, ma lo rivedremo tra un attimo, uscire exit dal menu attivo. Tramite il pulsante in basso a sinistra possiamo accedere al menu Global Settings, dove possiamo andare a regolare tutte le varie funzioni, quindi la luminosità del display, come si deve comportare il MIDI, il livello di ingresso e di uscita, il livello output USB, possiamo calibrare il pedale di espressione e quant'altro, e infine abbiamo anche il pulsante Drum Machine. Quando lo premiamo, come potete sentire, è partita la drum machine. Per andare a modificare il pattern, il volume e quant'altro, dobbiamo premere e tenere premuto il pulsante drum, ed ecco che possiamo cambiare il pattern ritmico, possiamo scegliere il BPM e ovviamente anche il volume. Per bloccare la drum machine ci basta premere il grande encoder in alto a destra. Con exit torno sempre alla pagina principale. Ma veniamo alla parte più interessante, ovvero quella della creazione di un suono, di un preset. Quindi vediamo come lavorare con i parametri e con i blocchi. In questo caso io utilizzo la mia Les Paul Standard 50 collegata direttamente in input al pedale. Esco in stereo, quindi non c'è nulla tra me e il Valeton CP50. In questo caso mi trovo su uno slot completamente vuoto, senza nessun effetto. Per cominciare ad editare, per cominciare a fare il mio suono, devo semplicemente premere l'encoder in alto a destra. Ecco che entro dentro nel menu di editing. Muovendomi a destra o a sinistra vado a per così dire sfogliare, muovermi a destra e a sinistra della catena effetti. Cominciamo inserendoci dunque un amplificatore e una cassa, quindi mi sposto fino a trovare il blocco amp e lo attivo semplicemente ruotando questo manopolina su on. Stessa cosa per il blocco cabinet, lo attivo su on. Ora ritorno un attimo
sul blocco cabinet e come potete vedere ci sono tutta una serie di parametri qui sotto. Abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di amplificatore, in questo caso per esempio mi metto un Fender Twin, la possibilità di regolare il gain, quindi praticamente quanto volume vogliamo, e premendo di nuovo l'encoder sfoglio, vado avanti per vedere e modificare i successivi parametri. Quindi abbiamo per esempio il volume di uscita, la quantità di bassi, di medie, premo di nuovo, abbiamo gli alti e la possibilità di accendere o spegnere il bright. Sentiamo. Ok, decido di alzare un po' di più il volume, quindi vado qui, tiro su un po' il volume. Vado sul blocco cabinet ruotando l'encoder e nel blocco cabinet per esempio mi scelgo un cabinet diverso. Per esempio potrei scegliermi questo Bogner 4x12. Posso aggiungere anche qualche altro effetto, per esempio potrei decidere di mettermi un riverbero, quindi vado in fondo alla catena, trovo il blocco reverb, lo accendo ruotando la prima knob, scelgo il tipo di riverbero, room, church, plate, hall e via dicendo, regolo la quantità di mix, premo per vedere altri parametri, allungo o accorcio il decay e attivo le trail, ovvero la possibilità di far continuare le code di riverbero anche quando spengo l'effetto. Ora decido di aggiungermi anche un po' di compressore all'inizio, quindi vado sul blocco pre, lo attivo, scelgo l'effetto comp, regolo la quantità di sustain e regolo la quantità di volume. E magari per completare il tutto mi metto anche un delay, quindi seleziono delay, lo accendo, scelgo un tipo di delay, per esempio a me piace molto il delay ping pong, quello che passa da destra a sinistra, mi regolo la quantità di mix, mi regolo la quantità di feedback, decido se lo voglio o meno in sync con il tempo e in questo caso posso regolarmi un quarto, un ottavo e via dicendo. Se voglio fare proprio il figo, visto che sto facendo un suono pulito, mi sposto sulle modulazioni, le attivo e mi metto un chorus, potrebbe essere per esempio un analog chorus, aumento la depth, riduco la rate, la metto proprio bassa e voilà. Naturalmente gli effetti non sono fissi, ma alcuni, non tutti, possono essere spostati nell'ordine che vogliamo. Per spostare un effetto quindi tengo premuto l'encoder e compare dunque questa modalità qua di movimento, quindi vado a ruotare a destra e a sinistra per spostare in questo caso il chorus tra il delay e il riverbero. Prima del delay o ruotandolo ancora posso andare a metterlo addirittura all'inizio, ok? Una volta che ho scelto dove posizionarlo, confermo premendo un'altra volta. La stessa cosa per esempio posso farlo per il delay o per il riverbero. Per esempio premo il riverbero, seleziono tenendo premuto
e poi me lo sposto prima del delay, prima delle modulazioni o all'inizio della catena. Ecco, come vi dicevo, non tutti gli effetti possono essere spostati. Questo è dovuto naturalmente ad una questione di CPU, quindi di processore. Una volta che ho fatto tutte le modifiche vado a salvare il mio preset, quindi molto semplicemente premo sul pulsante save che trovo qui in alto a sinistra. Qui posso andare a scegliere il tipo di lettera, spostarmi col cursore avanti e indietro oppure eliminare tutto quanto come in questo caso. In maniera molto semplice lo chiamo A. Poi vado a premere di nuovo save ed ecco che il mio preset AAA è stato salvato. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Come vi dicevo però, i due foot switch non servono solo per avanzare o retrocedere nei preset. Ci sono anche altre funzioni interessanti, le vediamo insieme. La prima funzione è la funzione tap tempo, ovvero vado ad impostare un tempo in modo da far andare in sync, ad esempio un chorus, un tremolo o un delay. Quindi mi basta premere e tenere premuto il pulsante di sinistra. Questi cominceranno a lampeggiare, ciò sta a significare che posso andare ad impostare il tempo che voglio. Per esempio posso farlo più veloce, quindi per esempio ora siamo a 181, oppure posso farli andare più lenti. Non ha importanza quali dei due utilizziamo per schiacciare il tap tempo, funzionano entrambi come tap. Una volta che abbiamo impostato il tempo, premo e tengo premuto quello di sinistra per tornare nella modalità preset, ossia quella che mi permette di avanzare o retrocedere tra i vari suoni. Posso anche lavorare in modalità stomp, ossia fare in modo che questi due pulsanti mi fungano come attivazione o spegnimento di qualsivoglia blocco effetto all'interno di questo preset. Mi basta in questo caso premere e tenere premuto il pulsante di destra. Bene, questi ora diventano verdi e dobbiamo andare a programmarli. Mentre mi trovo in questa modalità, premo l'encoder in alto a destra per tornare dentro nel menu di editing. Qui ad esempio supponiamo che io voglio impostare il pulsante di sinistra A per l'accensione e lo spegnimento del chorus. Molto bene, mi sposto sul blocco chorus, eccolo qui, blocco modulazione, e tramite l'encoder di destra vado a scegliere a quale foot switch lo voglio abbinare. In questo caso c'è scritto foot switch off, foot switch 1 o foot switch 2. Io scelgo il foot switch 1. Ora quando andrò a premere questo, vedete, vado ad accendere e spegnere il chorus. Stessa cosa, mi sposto sul delay e lo associo a questo, quindi seleziono foot switch 2. Perfetto. Verifichiamo. Naturalmente i pulsanti possono essere associati anche a blocchi multipli. Ad esempio, se io voglio con questo accendere e spegnere il delay e il riverbero insieme, semplicemente mi sposto sul blocco reverb, lo associo anch'esso al foot switch 2 ed ecco che andrò a spegnere e accendere simultaneamente entrambi i due effetti. Questa è una cosa molto interessante perché mi permette all'interno di un singolo preset di modificare, di avere delle varianti molto utili appunto in un contesto live, quando devo per esempio accendere qualcosa solo per un determinato periodo di tempo. Per ritornare nella modalità preset, molto semplice, premo e tengo premuto nuovamente il pulsante di destra. Ci sono altre due funzioni. Premendo una sola volta i due pulsanti insieme entro nell'accordatore. Per uscire premo uno dei due pulsanti, mentre se li premo e li tengo premuti entrambi,
entro nella modalità looper. Con il pulsante di sinistra registro, gli do play alla registrazione effettuata e se premo una terza volta faccio l'overdub, ovvero la sovraincisione. Con il pulsante di destra fermo la riproduzione e se tengo premuto, invece cancello tutto quello che ho registrato. Facciamo una prova. E per cancellare il tutto premo e tengo premuto. Per ritornare nel menu principale premo i due pulsanti insieme un'altra volta. Poi naturalmente qui sotto abbiamo vari controlli, come per esempio il volume di registrazione, il volume di riproduzione, mentre con questo position possiamo scegliere dove posizionare il looper, ovvero dove viene effettuata la registrazione. Possiamo infatti impostare se vogliamo che la registrazione avvenga prima della catena effetto, quindi andrà a registrarsi solamente il suono dry della nostra chitarra. Se invece posizioniamo post, andremo a registrare tutto quanto il nostro segnale, compreso anche della catena effetto. Per uscire dal looper mi basta premere exit oppure premere nuovamente i due pulsanti insieme. Come vi ho detto all'inizio del video, la cosa interessante è che lo possiamo gestire anche da smartphone o da tablet. Vediamo come. Dunque, innanzitutto dobbiamo andare nelle impostazioni del nostro smartphone e attivare il Bluetooth. Lo dobbiamo poi attivare anche dal Valeton GP50. Per attivare il Bluetooth semplicemente premiamo e teniamo premuto il pulsante Exit. Come vedete questa lucina comincia a lampeggiare, vuol dire che il Bluetooth è attivo e pronto per essere connesso. Avviamo dunque l'applicazione Valeton Suite, scaricabile dal proprio store del proprio telefono. Selezioniamo quale prodotto vogliamo collegarci, ovviamente io collego il GP50. Lui farà una ricerca, eccolo qui, e gli diamo Connect Device. Voilà! Ora il mio smartphone è collegato al GP50 e come potete vedere la luce blu del Bluetooth non lampeggia più ma è fissa, vuol dire che la connessione è stabilita. Qui è molto semplice perché abbiamo la nostra catena effetti dove possiamo andare cliccando sul singolo blocco, regolare i vari parametri, possiamo naturalmente accendere e spegnere. Da notare che tutte le impostazioni, tutte le regolazioni che facciamo hanno effetto immediato anche sul pedale, quindi non dobbiamo aspettare niente. Io per esempio se voglio prendere questo e posizionarlo all'inizio, vedete che si è spostato. Se vado da qui e faccio la stessa cosa, spengo o accendo da qui, oppure me lo sposto direttamente dal pedale, vado naturalmente a modificare anche la rappresentazione dallo smartphone, quindi la connessione è stabile e in tempo reale, immediata. Quindi naturalmente ogni effetto ha i propri parametri che possono essere regolati, naturalmente lo posso spostare semplicemente trascinandolo dove voglio, lo posso spegnere, accendere, posso selezionare il tipo di effetto che voglio, modificare il modello e quant'altro. In patch settings possiamo invece andare a regolare il volume della patch, il BPM, possiamo configurare il pedale di espressione oppure andare a selezionare e impostare come devono funzionare i due pulsanti. Quindi il pulsante A accende il chorus, il pulsante B accende il pre e anche il riverbero, ad esempio. Quindi è tutto configurabile da qui in maniera molto semplice. Inoltre qui in alto abbiamo la lista di tutti i preset all'interno del nostro GP50 che possiamo andare a selezionare. Con il pulsante salva possiamo naturalmente dare un nome e salvare in maniera sicuramente più semplice che non farlo con la rotellina
on board. Naturalmente abbiamo anche la drum machine dove possiamo dare play, impostare il tipo di stile, di pattern, abbiamo rock, funk e via dicendo. Abbiamo anche il global settings che ci permette di regolare tutte le impostazioni globali del pedale, dal volume di registrazione alla riproduzione USB, alla modalità dei foot switch, la calibrazione del pedale di espressione e quant'altro. Per concludere, come vi dicevo, il Valeton GP50 può leggere i profili NAM, ovvero tutte quelle simulazioni di amp, di cab che vengono fatte col sistema Neural Amp Modeler. Naturalmente per importare i vari file, quindi questi profili esterni, ci servirà un cavo USB e collegare il Valeton GP50 all'applicazione Valeton Suite che è scaricabile gratuitamente dal sito Valeton. Quindi eccoci qui, io ho collegato il pedale al computer con il cavo USB, ho scaricato Valeton Suite dal sito ufficiale Valeton, l'ho installato ed eccolo qua, pronto. Se vado su Device posso anche decidere di andare ad aggiornarlo, quindi qui vediamo subito se è possibile aggiornarlo o meno. Posso cliccare su Manage e qui vado ad importare ed esportare tutti i preset, quindi semplicemente è una roba molto semplice. Anche per fare il backup mi basta semplicemente esportare tutto e salvarlo in una cartella al sicuro sul mio computer. Qui invece Snaptone Files mi permette di importare tutti i miei profili NAM fino a un massimo di 80, sono veramente tanti. Io per esempio qui me ne sono messi dentro 2, mentre nell'ultima in basso IR Files qui possiamo importare fino a un massimo di 20 impulse response, ovvero simulazioni di cassa sempre esternamente. È molto semplice, mi basta selezionare il blocco, cliccare su questo simbolino qui, mi si apre la finestra sul mio computer, vado a selezionare il file e lo importo dentro. Faccio la stessa identica cosa anche per gli altri. Ebbene, una volta che abbiamo importato dentro i nostri IR, i nostri profili NAM, i nostri preset, questa applicazione qua non ci serve più, serve solo per questo, serve solo per fare da manager dei file e per fare il firmware update. Basta, non è un editor. Quindi un piccolo appunto per quanto riguarda i profili NAM: se abbiamo un profilo NAM e lo vogliamo inserire, dobbiamo andare sul blocco NS che sta per Snaptone. Qui dobbiamo naturalmente selezionare il profilo che vogliamo, per esempio io qui ho Hide 41, benissimo, e lo dobbiamo ovviamente attivare come attiviamo qualsiasi altro effetto. Ma attenzione bene che cosa succede nel momento che io attivo il profilo NAM. Vedete che il blocco amp e il blocco cab vengono disattivati, sebbene io li veda comunque qui ancora attivi. Vedete che c'è questo simboletto del divieto di sosta, io lo chiamo, che praticamente mi indica che i due blocchi amp e cab sono stati disattivati. Questa è una cosa voluta naturalmente per risparmiare sul processore. Quindi attenzione, quando carichiamo il profilo NAM, che normalmente lo utilizziamo per simulare i nostri amplificatori, viene disattivato anche il cabinet, quindi ci troveremo, se abbiamo inserito una simulazione di testata, ad avere un suono veramente arido. Quindi questo ci obbliga, quando scarichiamo i profili NAM, di cercare e importare tutti quei profili che sono già comprensivi di cabinet, proprio perché il blocco cabinet viene disattivato. Ragazzi, se volete approfondire di più l'utilizzo del GP50, io vi invito a guardare questo video qua, dove tra l'altro l'ho confrontato anche col diretto concorrente, con Sonicake Smart Box, che naturalmente non sono neanche concorrenti, perché come sappiamo Sonicake e Valeton fanno tutti parte del gruppo Oton Audio, quindi praticamente se la giocano in casa, ed è questo il motivo perché sotto certi aspetti si assomigliano molto. Quindi se volete naturalmente vedere qualche funzione in più, l'import dei profili NAM, la gestione magari e qualche piccolo trick, vi invito ad andare a vedere appunto questo video qua.
Quindi prima di passare alle mie personali considerazioni rispondo alla domanda più scontata che sicuramente mi verrà fatto: che differenza c'è con il GP5? Beh, abbiamo visto la batteria che nel GP5 non c'è, quindi il funzionamento autonomo fino a un massimo di 4 ore, che è una gran bella cosa, la possibilità di collegarci un pedale di espressione che il GP5 non aveva e anche un looper integrato che il GP5 non aveva. Oltre a tutto questo teniamo conto che avendo uno schermo leggermente più grande e avendo anche 2 foot switch fisici mi permette non solo di editare e creare il mio suono on board senza bisogno di smartphone, ma mi permette anche di gestirlo in live avendo 2 pulsanti molto meglio rispetto che al singolo pulsante del GP5. Ma dal punto di vista invece della qualità audio, della quantità degli effetti, delle simulazioni, è rimasto tutto uguale, il processore è lo stesso, quindi il GP50 non suona meglio del GP5, è lo stesso processore, lo stesso DSP, però montato su 2 hardware diversi che gli permettono dunque di essere più fruibile e prestarsi meglio soprattutto ad un utilizzo live. E quindi le mie considerazioni, devo dire che già il Valeton GP5 è stato un spina nel fianco al Tonex One, perché le dimensioni erano molto piccole e faceva pressappoco le stesse cose, anche se mettiamo i puntini sulle i, dobbiamo dire che qualitativamente siamo distanti da brand ovviamente più importanti come Kemper, Quad Cortex e via dicendo, però voglio dire, per il prezzo di vendita è più che onesto. Certo che comunque il GP50 secondo me è la dimensione giusta, perché parlo per me personalmente, questi pedalini ultra piccoli compatti come il Tonex One o il GP5 a me personalmente non fanno impazzire perché sono troppo piccoli, un unico pulsante per me, per il mio utilizzo è troppo castigato. Ecco, già avere 2 pulsanti, già la possibilità di accendere e spegnere 2 effetti o insieme di effetti, avanzare o retrocedere con i preset, ci posso collegare un pedale di espressione e quant'altro, lo rende sicuramente molto più completo, sebbene comunque le simulazioni, la qualità audio rimangano comunque le stesse. Quindi sicuramente a chi lo consiglio a tutti quelli che magari hanno trovato il GP5 un po' castigato con lo schermo troppo piccolo, magari un solo pulsante risulta essere un po' povero, ecco, quindi magari necessitano di qualcosa di più, appena un po' di più, questo può essere la soluzione. È costruito molto bene, è costruito solido, di metallo e pesa anche, quindi sicuramente sotto i piedi avete qualcosa di robusto fatto per durare, questo indubbiamente. Quindi ragazzi, io voglio ringraziare The Live Sound e Jacopo Garimanno in particolar modo per avermi inviato il GP50. Vi ricordo che se volete lo potete acquistare dal loro sito utilizzando il codice coupon RobyRocks. In questa maniera avrete diritto ad uno piccolo sconto. Vi basta cliccare sul link che trovate in descrizione e poi nel carrello inserire il codice. Spero sia una cosa gradita. Detto questo, come al solito, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Potete fare, e vi invito anche, un salto sul mio sito robyrocks.it, dove trovate i miei profili NAM, gli impulse response che io realizzo, i collegamenti e i link ai vari corsi e al materiale gratuito che potete scaricare. Detto questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!